In questo episodio di K-News, Bobby fa una dichiarazione molto iconica. I Winner non mollano, V sempre più bello e poi 80s, l'accadde oggi e tanto altro ancora, sempre nelle nostre K-News. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio di K-News. Oggi è il 27 agosto e il 27 agosto ci piace semplicemente così. Cioè, detto così non vuol dire niente, ma oggi, leggendo su un sito di fiori, quindi non so quanto sia attendibile la cosa, è la giornata mondiale del semplicemente così. Quindi voglio fare quella cosa e come la farai? Semplicemente così. Quindi fate quello che avete voglia, che vi piace fare, ovviamente senza ledere la libertà e senza far del male a nessun altro, ma fate quello che avete voglia di fare, dite quello che vi sentite di dire perché oggi è semplicemente così e sarà bello proprio così. Quindi fatelo perché vi sentirete assolutamente meglio. Noi intanto entriamo nel nostro mondo delle K-News e sapete come? Semplicemente così. Partiamo da una notizia tanto insolita quanto piacevole. Come ben sapete, per i nostri idol coreani non è così facile avere una relazione amorosa. Belli e perfetti in ogni minimo dettaglio sono l'oggetto del desiderio di migliaia di giovani che si identificano in loro e sognano magari di averci una love story. Proprio per questo motivo in passato le relazioni degli idol sono state motivo di discussioni, controversie e sospensioni dalle attività di promozione. Negli scorsi giorni però Bobby, rapper degli Icon, ha annunciato sui propri canali social che si sposerà e il mese prossimo diventerà padre. Una notizia improvvisa che per quanto possa aver disorientato un po' in un primo momento è stata accolta con entusiasmo dalla maggior parte dei fan. A lui e alla sua futura moglie non possiamo che fare le nostre più sincere congratulazioni. E da un grande traguardo una grande vittoria, passando da coloro che vincitori lo sono proprio di nome. Stiamo parlando dei Winner, che la scorsa settimana hanno annunciato il rinnovo del contratto con la YG Entertainment. Per tutti e 4 i membri si tratta di un prolungamento della collaborazione per altri 5 anni, quindi fino all'estate del 2026. Un rinnovo che arriva in occasione del 7° anniversario del loro debutto, il modo migliore per festeggiare insomma. Tramite l'azienda i ragazzi hanno anche lanciato un messaggio a tutto il fandom: rispettiamo gli Inner Circle che sono sempre rimasti al nostro fianco, esistiamo grazie a voi e vogliamo continuare questo viaggio nella musica condividendo con voi altri ricordi. Kim Tae-young, meglio conosciuto come V dei BTS, è l'uomo più bello del mondo del 2021. Naturalmente non siamo io e Simon a dirlo, altrimenti ci saremmo messi sicuramente nelle posizioni di vertice della classifica, ma il sito web The Bulletin Time che ha pubblicato la propria graduatoria dei 10 uomini più belli. Il vocalist dei Boy Scout antiproiettile ha battuto star di Hollywood del calibro di Brad Pitt, secondo, e affermati modelli come Noah Mills. Sicuramente non gli ultimi arrivati, ma V è riuscito a lasciarseli alle spalle, V come Venere, insomma. Passiamo ora a qualcosa di un po' più musicale per annunciarvi un attesissimo comeback. Stiamo parlando degli 80s che a inizio settimana hanno annunciato l'uscita di 80s Zero Fever Part 3. Il nuovo album uscirà il 13 settembre alle 11 italiane, a soli 6 mesi dall'uscita del secondo capitolo di quella che è ormai una trilogia. Senza dubbio un comeback speciale perché segna anche il ritorno sul palco del rapper Minghi, assente dalle promozioni del precedente lavoro e dalle registrazioni del programma televisivo Kingdom a causa di un periodo di pausa per motivi di salute. Di nuovo al completo saranno pronti a far esplodere le classifiche di fine estate? Comeback in arrivo anche per gli NCT 127 o 127 o 100, vabbè avete capito, che hanno annunciato il proprio ritorno sulle scene con l'album Sticker, atteso per il 17 settembre. Si tratta del terzo full album della subunit e conterrà 11 tracce di cui Sticker sarà proprio la title. Neanche il tempo di rivelarlo che le piattaforme su cui è possibile preordinare il disco sono letteralmente esplose. Nelle prime 24 ore sono state registrate 1.320.000 prevendite, l'ennesimo million seller per quelli che chiamiamo affettuosamente incontabili, e ormai oltre al numero dei membri incontabili sono pure i record infranti. Nuova avventura in arrivo anche per Jang Won-young e Han Yoo-jin delle Ice One, che dopo lo scioglimento del gruppo sembrerebbero pronte a debuttare con un nuovo gruppo femminile gestito dalla Starship Entertainment. A rivelarlo è Star News, che ha riferito che il gruppo dovrebbe debuttare entro fine anno. Nome, numero di ragazze e concept non sono ancora stati rivelati dall'agenzia, che però ha confermato di essere in procinto di far debuttare un nuovo girl group.
E chiudiamo con un po' di spettacolo. Minho degli SHINee e Minji, ex membro delle 21, saranno protagonisti del survival show Extreme Debut Wild Idol, che sarà trasmesso a partire da settembre dalla NBC. La rete televisiva ha annunciato che il primo si occuperà dell'allenamento fisico giornaliero dei partecipanti, mentre la seconda sarà insegnante di danza insieme a Lia Kim. Sarà una bella occasione per vederli in una nuova veste, ma anche per iniziare a scoprire nuovi talenti tra i concorrenti del programma. E sono finite quelle che sono le news di questa settimana, ma ora possiamo fare un viaggio nel tempo dopo aver fatto tutti questi nomi difficilissimi ma in maniera impeccabile. Me la canto e me la suono praticamente da solo, e quindi facciamo il nostro bellissimo viaggio del tempo con il nostro Simon che ci riporta indietro di qualche anno. Amici, ciao a tutti, come state? Ben ritrovati in una nuova puntata di Accadde Oggi. Questa settimana torniamo a fare una cosa un po' strana, ovvero un Accadde dopodomani, ma questo perché volevo fare un viaggio un po' più lungo del solito per omaggiare un gruppo che ha innegabilmente scritto un pezzettino di storia del K-pop. Vi riporto quindi al 29 agosto del 2008 per l'uscita di The Shiny World degli SHINee. Si tratta del loro primo album in studio a pochi mesi dal già pazzesco debutto con Replay. Cioè, parliamone, Replay è un debutto, ma che debutto è? Che roba pazzesca è? Vabbè, cerco di non divagare troppo. L'album è stato anticipato dal singolo Love Like Oxygen e accompagnato proprio da The Shiny World, brano di lancio. Ha debuttato direttamente al terzo posto in classifica in Corea, con 30.000 copie vendute in pochi giorni, a testimonianza di quanto Replay, contenuta anche in questo disco come 12ª e ultima traccia, sia stata un'incredibile apripista di una carriera altrettanto incredibile. E in un giorno di fine agosto non c'è modo migliore per godersi gli ultimi giorni d'estate che rigustarsi l'intero album. E ringraziamo il nostro Simon, ringraziamo tutti voi che siete con noi tutte le settimane e ci fate adorare questo lavoro che noi facciamo. Grazie per i vostri like, per i vostri commenti, commentate sempre di più, diteci qual è la notizia che vi è piaciuta di più di questa settimana o che vi ha reso più felici o che magari vi ha fatto più arrabbiare perché dovete aspettare tanto un comeback, chi lo sa. Quindi fateci sapere un po' cosa ne pensate di queste K-News. Nel frattempo noi vi salutiamo e vi invitiamo a raggiungerci anche la prossima settimana sempre con le nostre K-News.